Fabio Marchese, sono un assegnista di ricerca a Milano, all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Sono di estrazione un geomorfologo marino. Sono più applicato verso appunto l'aspetto del mare e tutto quello che ne consegue. La domanda è qual è il processo che ha portato a una determinata morfologia, quindi a una determinata forma. In ambiente marino ovviamente tutto ciò è legato a particolari strumentazioni che ci permettono di andare a studiare questo ambiente, quindi siamo legati alle navi oceanografiche fondamentalmente. Ho cominciato l'università, ho cominciato a studiare a Milano Bicocca proprio perché non volevo rimanere chiuso in un laboratorio. E quando vidi un poster di una nave oceanografica, io voglio fare quello, è stata la mia prima risposta, diciamo. Mi sono avvicinato all'ambiente studiando, ovviamente facendo tutto il percorso di studi dalla geologia classica durante la fase triennale e poi nella laurea specialistica invece ho approfondito appunto l'aspetto marino attraverso le due tesi, perché anche in tesi triennale ho approfondito l'aspetto marino. Poi nella specialistica infine ho avuto 2 anni come borsa di studio per il CONISMA, che è il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, di cui l'Università di Milano Bicocca fa parte attivamente, e attraverso questo consorzio ho avuto la possibilità di fare diverse campagne oceanografiche, quindi di vedere proprio con mano gli strumenti, toccarli, installarli sulla nave, avere la possibilità di vedere come uno strumento può influenzare il lavoro che stai facendo e quindi andare a influenzare il dato poi che rilevi. Il settore ha un forte blocco. Ha un forte blocco perché anche se in Italia abbiamo più di 5.000 km di coste, il settore dell'esplorazione oceanografica, utilizzando le navi oceanografiche, è andato incalando fino a quest'anno a fermarsi del tutto. Le navi oceanografiche che c'erano in Italia non ce ne sono più, ne è rimasta qualcuna ma di qualche compagnia privata. Il Consiglio Nazionale di Ricerche stesso non ha più la nave oceanografica, quindi diciamo che siamo in una fase di stallo e stiamo cercando di arrivare ad una soluzione, perché è importantissimo, e se pensiamo soprattutto che la maggior parte del Mar Mediterraneo è studiato da francesi e tedeschi, e dici noi siamo in Italia, siamo in mezzo al Mar Mediterraneo, avremo anche una comodità dal punto di vista logistico, di essere anche come base d'appoggio per altri paesi, quindi fare campagne oceanografiche in collaborazione. Ma tutto questo non viene fatto, anzi siamo noi che speriamo che prima o poi qualche paese dall'estero chiami qualche ricercatore italiano e ci permetta di andare ad esplorare. Parte del mio lavoro è proprio la mappatura dei fondali. La mappatura dei fondali è un elemento fondamentale, sia dal punto di vista del rischio geologico vero e proprio. Abbiamo chiuso da pochi anni un progetto a livello nazionale dove abbiamo mappato tutti gli elementi di pericolosità dal punto di vista geologico, ma anche la cartografia ci permette di andare a studiare la distribuzione degli habitat e quindi di tutte le specie che vivono sul fondo del mare. E questo è di fondamentale importanza per istituire quelli che sono dei siti di interesse comunitario che poi spesso vengono proposti a vere e proprie aree marine protette. Il ricercatore deve assolutamente mettersi in prima linea, spiegare proprio alle persone: guardate che abbiamo un patrimonio che è il nostro mondo, che è dove viviamo, che è assolutamente da proteggere e conservare. Non possiamo più rimanere legati a quella che è la nostra mentalità del io sono la specie dominante e faccio esattamente quello che voglio del posto dove vivo, del posto in cui sono. Questo è assolutamente fuorviante e non si deve assolutamente fare. Il ruolo del ricercatore è fondamentale nel cercare di far comprendere alla gente questo. Questi sono gli aspetti fondamentali secondo me. Senti. Il mio suggerimento personale è seguire la propria vocazione, cioè nel senso non farsi innanzitutto prendere da idee proposte da altri. In quanto assegnista di ricerca spesso magari di fronte a ragazzi che si trovano a fare un percorso di studi che in realtà poi non hanno scelto loro e non è la loro ispirazione. Quindi il mio primo consiglio è: fate quello che vi sentite di fare. Poi se capitate proprio nel settore, un'altra delle esperienze che io consiglio a tutti, biologi, geologi, che mi capita a cui fare piccole lezioni, è se avete la possibilità di intraprendere un percorso strano, come può essere una campagna oceanografica,
è un'esperienza che rimane per sempre nella vita e la mia prima campagna oceanografica non me la dimenticherò mai. L'esperienza dello studio, dell'università è legata a questo, cogliere l'occasione per andare a fare qualcosa di nuovo.